Ci sono luoghi che ci sembra di avere visto infinite volte attraverso le fotografie, i film, i documentari, eppure la realtà ha una densità sempre diversa. Anche in questo viaggio di Reporter in Valigia non ci accontenteremo delle solite rotte, perché andremo tra oasi pulsanti di vita, It's a virgin place, no one touched it before. E poi ossa di balene pietrificate da milioni di anni nel deserto. It was the dedication that she had in her heart to make a change. Villaggi rurali che da millenni si riflettono sul Nilo. Esploreremo l'ignoto, però ci sono itinerari che semplicemente non si possono schivare. Non potevo cominciare con rendere omaggio ad uno dei prodigi dell'umanità. Fermati e comincia a viaggiare con un Reporter in Valigia. Lo sviluppo urbano dell'Egitto converge tutto quanto in questo unico centro dominante, il Cairo. Il Cairo che sorge praticamente nella strozzatura del delta del Nilo. Il Cairo che di fatto funge da testa di un corpo lungo e sottile, l'Egitto intero. Tutto nel paese dei faraoni si stringe attorno a quella linea blu scura, il Nilo. Senza il fiume Nilo, l'Egitto sarebbe di fatto un deserto arido, privo di vita, e dunque le sue acque hanno costretto una densità umana a ridosso della sua valle incredibile. Oltre il 95% degli egiziani vive a ridosso del fiume. Le urla dei venditori, il richiamo della preghiera, i clacson del traffico. Oltre 20 milioni di persone in movimento. Servono almeno un paio di giorni per familiarizzare col magnetismo viscerale del Cairo. Ma andiamo in ordine cronologico. Non potevo non rendere omaggio a queste pietre che più di tutte al mondo hanno vinto il tempo. Siamo abituati a immaginarle isolate nel deserto, ma la realtà di Giza è un'altra. Questo non è un set cinematografico tra dune di sabbia, ma un ecosistema vivo, rumoroso, e all'orizzonte l'eternità si scontra con il cemento della megalopoli. Milioni di tonnellate di pietra, ma dimenticate il mito degli schiavi sfruttati, perché gli operai statali che hanno costruito queste piramidi, oltre 100.000 all'anno, erano in realtà ben nutriti. I resti di ossa di bovini, di capre dimostrano che appunto mangiavano carne, erano operai altamente specializzati ed erano indispensabili dunque al faraone.
Ma c'è di più, perché durante l'antica stagione delle inondazioni il Nilo lambiva quest'area e quindi le piramidi si riflettevano di fatto nelle sue acque. Questo è l'antico porto con i moli proprio davanti alla Sfinge, dove le navi attraccavano e da quelle navi scendevano anche i blocchi che poi raggiungevano il vicino sito di costruzione. Qui le chiatte cariche di granito e legno attraccavano su moli brulicanti. Oggi l'acqua si è ritirata e ad attraccare a Giza resta solo la nostra immaginazione. A pochi passi dall'antica eternità, l'Egitto ha costruito la sua nuova piramide. Il Grand Egyptian Museum è uno dei progetti culturali più ambiziosi al mondo. Costato oltre $1 miliardo, è stato inaugurato a fine 2025 dopo più di 20 anni di lavori. Per la prima volta tutto il tesoro di Tutankhamon è riunito in un unico spazio espositivo. L'identità egiziana è il frutto di una sintesi continua e questo museo nel forziere. La forza centripeta del Nilo ha sempre assorbito tutte le influenze esterne, arabe, mediterranee, africane, le ha assorbite egizianizzandole, e questo processo è qui in mostra. Il GEM è un monito ambizioso. Questo paese non custodisce solo rovine, ma vuole essere un attore del presente. Quando i musulmani si sono insediati qua nel VII secolo d.C., hanno fondato questa città fortificata, Fustat, che tra l'altro prendeva il nome dall'accampamento del generale musulmano che si insediò qua. Nel VII secolo i musulmani che richiamarono i copti, i cristiani copti che vivevano all'epoca nascosti nelle caverne nel deserto, a vivere insieme a loro, e oggi Fustat è anche un punto di riferimento per i copti del Cairo. Qua ci sono tantissime chiese, come la chiesa sospesa. Come vedremo, l'Egitto è meta di pellegrinaggio per più fedi. Secondo la tradizione cristiana, quando la Sacra Famiglia scappò da Erode, che voleva uccidere tutti i bambini, fuggì in Egitto e si fermò in vari punti, tra cui questa grotta in cui si sarebbero fermati per 3 mesi a rifugiarsi. Su questa grotta è stata costruita una chiesa copta e c'è anche un pozzo da cui avrebbero attinto l'acqua. Da sottoterra saliamo sull'altura che domina il Cairo.
i suoni della città che scivolano su dalle pareti di arenare della cittadella di Saladino. Da qua si ha una vista sulla sconfinata Cairo e la sua congestione, i rumori del traffico che risalgono quest'altura. All'orizzonte il profilo delle piramidi che si perdono nella nebbia in questa visione a tratti decadente, sicuramente millenaria, di una metropoli che oggi ospita oltre 20 milioni di abitanti, un'energia che appunto si avviluppa attorno a questa cittadella. A dominare la cittadella, la ciclopica moschea dedicata al fondatore dell'Egitto moderno, l'ottomano Muhammad Ali. C'è un aneddoto curioso riguardo alla moschea d'alabastro, la moschea della cittadella di Saladino qua al Cairo, perché l'orologio che troneggia sulla corte d'ingresso della moschea fu regalato all'Egitto dal re di Francia, re Luigi Filippo, nel 1845, per avere in cambio il pregiatissimo obelisco di Luxor che oggi troneggia su Place de la Concorde. Ebbene, questo orologio quando arrivò fu danneggiato, quindi di fatto non entrò mai in funzione, e ancora oggi però ricorda di un passato di scambi commerciali e di scambi di reperti archeologici tra l'Egitto e il resto d'Europa. Anche le lampade ad olio e questo meraviglioso lampadario vennero regalati dai francesi in questo meraviglioso spazio di alabastro che riflette la luce soffusa delle lampade ad olio in questo ambiente che richiama, forse l'avete già percepito dalle prime immagini, l'Hagia Sophia, la basilica di Santa Sofia poi convertita in moschea di Istanbul. E guardate bene poi questi bastioni medievali, li riconoscete i blocchi di pietra? Ebbene, i sultani hanno per anni depredato le vestigia dei faraoni, il rivestimento delle piramidi per erigere questi possenti bastioni della cittadella. Camminando tra le mura possenti di questo edificio sembra di essere di nuovo in una fortezza, e invece questa è una moschea, la moschea forse più sbalorditiva di tutto l'Egitto, la moschea del sultano Hassan. Un luogo in cui la storia ti crolla addosso come fece il minareto nel XIV secolo, quando era ancora in costruzione. C'erano degli studenti che studiavano alla base di questo minareto, stavano recitando il Corano. Ebbene, quel minareto crollò addosso e uccise circa 300 studenti. Fu un presagio nefasto per il sultano, che non vide mai il completamento dell'edificio e anzi venne assassinato poco dopo. E si entra nel cortile centrale attraverso questa galleria che sembra quasi come attraversare la galleria all'interno di una montagna, tanto sono massicce queste pareti. E a competere in grandezza e magnificenza la prospicente moschea di Arafei, che è stata costruita molto tempo dopo, 500 anni dopo. E oggi rappresenta anche il riposo dorato per monarchi in esilio, tra cui l'ultimo Shah di Persia.
dalla vita lenta dei quartieri antichi all'energia caotica dei suoi crocevia urbani. In questa tensione costante si comprende la vera natura degli egiziani. Ok. Avevo preso un taxi, ma c'è così tanto traffico che si fa prima a piedi. Mamma mia, che congestione! Questo è il traffico del Cairo, un traffico uguale a quello di molte metropoli, non solo di quest'area geografica del mondo, del continente asiatico pure. Un traffico che è come una coreografia invisibile dove le automobili fluttuano l'una contro l'altra, schivandosi all'ultimo istante. Sembra quasi di dover assistere ad un tamponamento dietro l'altro, invece miracolosamente all'ultimo riescono a schivarsi. Al Cairo la congestione è retta a sistema di vita. È un continuo gioco di sguardi tra automobilisti, colpi di clacson costanti. Ogni guidatore guida con una mano sul volante e l'altra sopra il clacson. Sentite. Per affrontare questa filosofia del caos ci vuole una pazienza millenaria, ripagata da saluti gentili. Hi. Salam alaikum. All of the time. Hi. Salam alaikum. Ho veramente paura, però provo a farmi forza con questi compagni di attraversata del traffico e mi butto. No, così. Salto. Prima del Khan al-Khalili, venendo dal centro di Cairo, si attraversa un bazar che è uno dei luoghi più frastornanti che abbia mai attraversato, il bazar di Ataba. Ed è una città, un'intera città mercato, è praticamente un mercato rionale che ha invaso interi quartieri in un turbinio quotidiano, perché qua tutti i giorni va in scena questo spettacolo, questo teatro del commercio di strada. Che vi travolgerà con 1 milione di sguardi nel giro di mezz'ora. Selfie. Salam alaikum.
un costante perdersi per poi forse ritrovarsi. Bisogna schivare venditori di ogni sorta, come ad esempio questo delle bibite che da un po' che... Shukran! Bisogna davvero schivare venditori perché se si dà retta a tutti non se ne esce, non se ne esce. Hello, salam alaikum. Hello. Please, welcome, welcome. Hello, welcome. Shukran. We will make it. Mi sono spostato nel più turistico ma altrettanto disorientante Khan al-Khalili. 1710 è l'anno di fondazione di questo caffè, è il più antico caffè di tutto il souk, forse di tutto l'Egitto. Perdendosi nel Khan el-Khalili ci si perde nell'intestino commerciale del Cairo, un dedalo di strade commerciali, vicoli stretti in cui si perde l'architettura perché viene sovrastata dai prodotti dei venditori. Coffee? Oh, coffee? No, thank you. Shukran. L'architettura qua costringe i corpi quasi a sfiorarsi in una solidarietà di quartiere che è inevitabile, quasi asfissiante, eppure indispensabile. Una cozzaglia di prodotti di tutti i tipi, oggi principalmente souvenir per i turisti, che si affastellano tra i vicoli ombrosi e freschi del souk. Il souk è una rete di sguardi, occhi pronti a mercanteggiare. Dopotutto sono stati gli artigiani e i commercianti a dare il carattere identitario al Cairo, la sua spina dorsale commerciale. Ora invece un po' di cucina tradizionale egiziana. Shukran. Il Cairo è anche una città dove, allontanandosi dai 3-4 siti turistici principali, le piramidi, il Gem, il Khan, i turisti scompaiono completamente e allora forse capisci che ancora oggi è una città tarata su un turismo mordi e fuggi. Turisti che hanno come campo base i resort sul Mar Rosso e poi vengono qua 1 o 2 giorni al massimo. Hello. Un turismo che però si dimentica di esplorare alcune chicche di questa capitale che ha millenni di storia da raccontare. Al tramonto, il cielo egiziano si tinge dei colori del deserto.
Sono tornato al Khan al-Khaili di sera per vederlo vibrare delle luci della notte. Con le sue infinite botteghe allineate, i ristoranti, i caffè, ovvero gli aqua, e un souk che è aperto addirittura fino a l'1 di notte. Luoghi di ritrovo, di socialità estremamente intensa, anche se oggi diciamo che il cittadino comune è stato sostituito in gran parte qua dal turista. Io però sono alla ricerca delle spezie, della parte delle spezie. Ayman, look at your Perfect. face. Sempre. Exactly, yeah. You can say Where from? Italy. Italy. Come on, girl. No, I need to go. Ayman, just please. I need to go. Just please. Oh god. Buona calma, ciao. Ok. Bye. Bye. Have a good night. Difficilissimo schivare i venditori che vogliono fermarti a tutti i costi. Gamil Hola. La stessa pashmina in un negozio sulla via più centrale, 400 pound, invece in un vicolo un po' più nascosto 200 pound. Come cambia nettamente il prezzo semplicemente voltando l'angolo. E poi nei mercati islamici e anche qua nel Khan al-Khaili bisogna sempre contrattare. Ce l'ho fatto, ho preso il dukkha su consiglio di un'amica ed è una spezia che si trova solo al Cairo, nelle altre parti dell'Egitto difficilmente la trovi. Yeah. No. Yeah. No. Yes. No. No. Three, two, one, action. Vai. Number one, salt and pepper. Number two, vinegar and garlic. You like spicy? No. No spice. Okay. Tomato sauce. Yummy. Fried onion. Alright. Chickpeas. Enjoy, bro. Have a nice time. Shukran. Bon appetit. Shukran. Gnam. Kosher, piatto più tradizionale che ci sia qua al Cairo. E del succo di guava e menta. Sono assetatissimo. Il Cairo guarda al futuro anche lungo il fiume con la suggestiva cornice, la nuova passeggiata sul Nilo. I locali illuminano le sponde dell'antico corso d'acqua fino a tarda notte. Il giorno dopo, il grande vuoto del fiume che scorre senza fine rimanda alla vera anima dell'Egitto, una dimensione senza tempo, cullata per millenni.
Ana Mirko. Sarà Minuet. Minuel. Nel prossimo episodio cammineremo in mezzo a fossili di balena che affiorano tra le dune del Sahara, tra oasi contadine e cascate improvvise. Continua a viaggiare, commenta, condividi e iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.